Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Grazie ragazzi, il canale sta crescendo, sono troppo contento, vi ringrazio con tutto il cuore e grazie anche di avermi ascoltato quando vi ho chiesto di non saltare l'annuncio, ma di aiutarmi appunto non saltandolo, e lo state facendo, molti di voi lo stanno facendo, io vi ringrazio tanto. So che è fastidiosa la pubblicità, ma come dico è l'anima del commercio e quindi non si può fare a meno per chi appunto come me in questo caso ha un canale su YouTube, e quindi grazie. Allora, nuovo numero, uscita numero 34, Lancia Stratos, l'unica vera e sola regina dei rally. Ho detto Sora? Forse ho detto Sora. L'unica e sola regina dei rally, edizione Centauria in scala 1:8, pilota Sandro Munari, navigatore. Beh ragazzi, ma stasera sono proprio dislessico. Va bene, dai, magari aprirò in futuro un canale delle barzellette, perché se continuo così, veramente. Stavo dicendo appunto il navigatore Silvio Maiga. Allora, andiamo subito a vedere all'interno del fascicolo. Il fascicolo della Lancia Stratos è veramente molto molto breve, di breve durata, è proprio ristretto. Questa è la seconda di copertina che si ripete in tutte le collezioni che farete o che vedrete, dove ci sono i numeri utili e i servizi. Non c'è assolutamente nulla da montare in questo numero, ma ho deciso lo stesso di farlo per non spezzare la catena, se no poi manca il 34, e poi per dirvi una cosa importante, che se avete visto durante il montaggio del fascicolo numero 33, quando ho messo il filo con il tubo del freno esternamente, così come ci facevano vedere nelle informazioni, tanto faccio vedere, ecco, non vi preoccupate, leggete bene quello che c'è scritto qui, perché il pezzo da mettere dietro con le tre viti CM lo riceveremo nell'uscita numero 35, c'è scritto qua. Questo è il 34, quello che riceveremo oltre ad altre cose allegati nel fascicolo numero 35. Ecco, quindi non vi preoccupate, non vi è arrivato un pezzo in meno, ma è così. E anche Daniele, che ringrazio, ciao Daniele, saluto, mi ha fatto notare anche lui e mi ha chiesto: Michele, forse è meglio farlo passare dentro il tubo. Adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando. E in effetti io ho detto che appunto, guardando anche il video che ho fatto, stavo guardando questa, ok, la Stratos, adesso storpio il cognome perché non lo so pronunciare, di Valdegard, ferma a un'assistenza durante il rally di Svezia nel 1975. Si notano gli pneumatici da neve con pochi chiodi ben distanziati. Eccoli qui. E quindi adesso che abbiamo finito questo fascicolo vi faccio vedere le istruzioni del fascicolo precedente per farvi capire meglio cosa intendo. Allora, mettiamo da parte un attimo l'attuale fascicolo numero 34, prendiamo il numero 33 della scorsa settimana e guardate, qui si vede che il tubo dei freni
dell'ammortizzatore posteriore, quindi attaccato all'ammortizzatore posteriore, la pastiglia dei freni, ci fanno vedere la linea rossa che va da questa parte, così, però sinceramente è proprio brutta qua fuori. E poi invece, in disaccordo con quello che hanno appena fatto vedere in quell'immagine, troviamo tutta un'altra cosa, cioè il tubo benzina, chiedo scusa, il tubo dei freni va all'interno, quindi facciamo così, ce lo fa anche andare all'interno della barra trasversale, questa diagonale. Io sono andato semplicemente a rimuovere questo senza staccare niente. Passiamo dietro così, ecco qui, e giusto come mi ha detto anche Daniele, sinceramente è molto meglio. Poi adesso bisognerà vedere se lasciarlo così come in foto, questo ci dice di passarlo anche così all'interno, oppure farlo passare fuori dalla barra, ma vedrò dopo. Per adesso sicuramente è meglio tenere il tubo freni dietro, quindi facciamo così, tanto sarà sempre semplice poi toglierlo qualora dovessi intervenire nuovamente. Ecco qua. Bene, decisamente meglio. Grazie Daniele del tuo commento. Mettiamo via il fascicolo 33. Alla fine poi farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 34. Non vi preoccupate, potete montare sia così che dall'altra parte, tanto il disegno del battistrada è uguale, non c'è nessuna direzione obbligatoria, come invece c'è per la, ovviamente, per i dischi dei freni delle moto, come quella che sto costruendo di Valentino Rossi, la Yamaha. Allora, guardate che ruotona, questo mettiamolo via, fate attenzione che la vostra valvola sia sana. Guardate che differenza. Ovviamente questa è l'anteriore, questa è la posteriore, guardate la differenza. Notevole, bellissima. Controllatela comunque, perché potrebbe avere un difetto da qualche parte, da un lato o dall'altro, quindi mettete quello più bello, a meno che non sia proprio rovinata, come è successo a me su un'altra collezione, e ho chiesto la sostituzione che mi è stata prontamente data. Mettiamola così, tanto è solo appoggiato. Poi, una volta messo anche il pezzo dietro, eccola qui, sarà poi così. Che ruotona. E va bene, adesso non voglio fare danno, mettiamola giù, poi farò la foto se riesco per la copertina. Comunque diciamocelo veramente, cari ragazzi, ma quanto è bello questo modello, quanto è bello, con tutti questi particolari, le molle che tengono sulle marmite, bellissimo. E vi faccio un'altra volta vedere lo sterzo dopo la mia modifica, bellissimo, più che bellissimo, e funzionale
in maniera fluida. Posso anche muoverlo da qui, vedete, non faccio alcuno sforzo. Andate a vedere il video dove ho fatto la modifica se siete interessati. Bene, a questo punto adesso prendo quello che ho montato fino al numero 34 e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, bellissima! Ma quanto sei bella! Ma quanto è bella! Mamma mia, come sono contento! Sono veramente contento di aver fatto questa collezione. Non solo amo la macchina e la sua storicità, ma proprio esteticamente non si può dire nulla. La Lancia Stratos è un mito. Bene, questo è quello che abbiamo semplicemente trovato nella uscita 34. Nel prossimo numero andremo a fissare questo pezzo e avremo sicuramente altro materiale da montare. Il volante in metallo verniciato, la copertura del gruppo fari secondari, livrea all'Italia bellissima. Quanto mi piace. Avete visto che non si piega più questo? Quando ammortizzo? Sono andato ad allargarmi il foro dove entra il perno. Mi piace così, anche se, come dico sempre, non ci dobbiamo giocare. Comunque. Vi faccio vedere un po' i primi piani. Madonna, che bella! Che bella! Sei davvero la regina, non c'è niente da dire. Con la storia che hai. Ecco qui. Bene. Michele vi ringrazia del vostro tempo, come sempre. Grazie ragazzi che credete in me, mi guardate. Non mi saltate la pubblicità, grazie ancora di più. Lo so ragazzi, quando uno guarda il video vuole subito andare a vedere il montaggio, però mi raccomando, cercate di darmi una mano. Soldi non ne voglio, perché tanto non me ne date. Quindi ecco, se guardate la pubblicità è come se in realtà mi steste dando dei soldi. Mi steste dando dei soldi, se guarda che se ho zeccato il verbo e tutto, sono fantastico. Sono fantastico se ce l'ho fatta. E poi vado a controllare, ma se ho detto una castroneria, ma non credo. Bene ragazzi, un abbraccio a voi, a tutti i vostri cari più cari un grande saluto. Grazie del vostro tempo. Michele vi dà appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di macchine, andate a dare un'occhiata. E poi, se vorrete darmi un'ulteriore mano e ritenete che i miei video possano essere interessanti, condividete nei gruppi dedicati su Facebook quello che io pubblico. Ciao ragazzi!